Benvenuti alla serie Learn Italian with Mini Stories. Sono Sissi, un'insegnante, creatrice di materiali di apprendimento linguistico e appassionata poliglotta. Vi accompagnerò in un'avventura straordinaria nell'apprendimento della lingua italiana attraverso le mini storie. Durante ogni episodio di Learn Italian with Mini Stories vivrete un'esperienza di apprendimento completa. Inizieremo con l'ascolto della mini storia. Successivamente analizzeremo insieme le espressioni, le strutture grammaticali e le parole chiave presenti nella storia. Dopo la spiegazione vi presenterò una serie di domande che vi aiuteranno ad approfondire la comprensione della storia e a mettere in pratica ciò che avete imparato. Rispondere alle domande vi darà l'opportunità di esercitare la lingua italiana e di consolidare le vostre competenze linguistiche. Fermate il video quando necessario per rispondere alle domande. E non dimenticate che insieme al video troverete un PDF esclusivo che contiene la trascrizione della storia, le traduzioni delle espressioni e degli esempi di esercizi efficaci per aiutarvi a sviluppare ulteriormente le vostre abilità linguistiche. Siete pronti per questa avventura linguistica? Allora, preparatevi ad immergervi nelle Learn Italian with Mini Stories. Immagina di essere Chloe. In questo episodio vivrai la storia attraverso i suoi occhi e potrai esercitarti con la prima persona singolare al presente. Tu e il tuo collega Mauro entrate in hotel. Appena sei arrivata in Italia, hai perso la valigia, perso il tuo cane e in più la polizia ha trovato droga nel tuo zaino. Finalmente potrai rilassarti dopo tutto quello che è successo. Buonasera, signori! La signora Chloe Dayton ha una prenotazione dal 25 maggio fino al 31. Sì, controllo subito. Il receptionist sta probabilmente cercando la tua prenotazione. Passa 1 minuto. Passano 2 minuti. Passano 5 minuti. Lei è sicura di aver prenotato in questo hotel? Tu capisci poco di quello che ha detto il receptionist, ma la reazione di Mauro ti spaventa. È strano. Sono sicuro che l'azienda abbia effettuato la prenotazione. Sì, la segretaria l'ha prenotata. Mi dispiace, ma non vedo nessuna prenotazione a nome della signora Dayton. Stai cominciando a disperare? Vedi Mauro telefonare a qualcuno e poi torna da te. Chloe, e quindi, allora? Te lo dico subito. Mi dispiace tanto. La collega ha dimenticato di confermare la prenotazione. Povera Chloe, adesso non hai né una valigia, né un cane e né un letto dove dormire stanotte. Ok, carissimi, voi cosa fareste al posto di Chloe? Scrivetemi nei commenti. Il vostro commento potrebbe ispirare il prossimo episodio di Chloe, dove vedremo che fine ha fatto poverina. In questa parte esploreremo alcune regole grammaticali importanti della lingua italiana che potrebbero risultare un po' difficili. Cominciamo subito con la prima espressione, ok? Appena sei arrivata in Italia, hai perso la valigia.
Sei arrivata. L'uso di sei arrivata in italiano potrebbe sembrare enigmatico a prima vista, specialmente quando lo traduciamo in inglese, dove arrivare significa to arrive. Potresti chiederti perché utilizziamo il verbo essere invece di avere, no? Semplifichiamo questo concetto grammaticale. Sebbene nei libri di grammatica si spieghi spesso con la distinzione tra verbi di movimento e non movimento, oltre a menzionare eccezioni come camminare, ballare, eccetera. Però l'idea centrale è molto semplice, ok? Il punto chiave è se possiamo aggiungere un complemento oggetto al verbo. Ok? Nel caso di avere, possiamo aggiungere un complemento oggetto, come in ho letto un libro. Qui un libro è il complemento oggetto, tuttavia con il verbo arrivare non possiamo aggiungere nessun complemento oggetto potenziale, no? Non possiamo dire ho arrivato qualcosa. Pertanto in termini grammaticali decidiamo se un verbo può reggere un complemento oggetto diretto o no. Potrai rilassarti, finalmente potrai rilassarti dopo tutto quello che è successo. Allora, qui potrai è come una finestra magica verso il futuro, ma per te, Chloe, quando qualcosa è nel futuro e riguarda proprio te, usiamo potrai in italiano, quindi vuol dire che in un momento speciale, dopo tutto quello che è successo, tu, Chloe, avrai la possibilità di rilassarti, cioè prenderti un momento di tranquillità e calma. È successo. Quando diciamo è successo in italiano, stiamo parlando di qualcosa che è accaduto o è avvenuto in passato. È come raccontare un evento o una situazione che è già capitata. La parola successo ha una radice simile a to succeed in inglese, no? Che significa avere successo in qualcosa o riuscire in un'impresa. Ma in italiano usiamo è successo per descrivere un fatto passato come se stessimo raccontando una storia e poiché non c'è un oggetto diretto coinvolto in questa situazione, usiamo il verbo essere. Poi la prossima espressione o punto grammaticale è sta cercando, ok? Il receptionist sta probabilmente cercando la tua prenotazione. Sta cercando, e in questa frase sta cercando è come il present continuous in inglese, che corrisponde a is searching or is looking for. E questo tempo verbale viene utilizzato per descrivere un'azione in corso di svolgimento nel momento in cui si parla. Qui il receptionist sta attualmente cercando la prenotazione della signora Chloe, ok? E l'uso del present continuous in italiano sottolinea che l'azione sta avvenendo in quel momento preciso, cercando un senso di dinamicità e impegno nell'azione. Differenza con l'inglese. In italiano il present continuous viene spesso espresso usando il verbo stare, ok? Seguito dal gerundio del verbo principale. Ad esempio, sto cercando corrisponde a is searching, no? Is looking for in inglese. La differenza principale è che in italiano il present continuous viene utilizzato in modo più limitato rispetto all'inglese, mentre in inglese è molto
comune per descrivere azioni in corso. In italiano viene utilizzato principalmente per indicare azioni temporanee o in corso di svolgimento in quel momento specifico, ok? Altrimenti in italiano si preferisce spesso il presente semplice per descrivere azioni abituali o generali. Poi, aver prenotato. Lei è sicura di aver prenotato in questo hotel? Aver prenotato corrisponde a to have booked, ok? Have booked in inglese. Qui il verbo avere, cioè to have, è usato come ausiliare per formare il tempo composto con l'infinito passato prenotato. Il receptionist sta chiedendo a Chloe se è sicura di aver prenotato una camera in questo hotel. E l'uso del tempo composto mostra che l'azione della prenotazione è avvenuta prima della nostra conversazione, ok? Allora, abbia effettuato la prenotazione. In questo contesto, Mauro sta esprimendo una supposizione o un'ipotesi riguardo all'azione della prenotazione dell'hotel e l'uso del congiuntivo abbia effettuato indica che Mauro non è completamente certo che l'azienda abbia effettivamente completato la prenotazione, ok? Il congiuntivo viene quindi utilizzato in questo caso perché l'azione della prenotazione è soggettiva e Mauro sta esprimendo una sua opinione o supposizione. Quando si usa il congiuntivo si utilizza la forma congiuntiva del verbo che può essere diversa dalla forma indicativa, ok? Nel caso di effettuare, la forma congiuntiva è abbia effettuato al presente. Si forma prendendo la terza persona singolare del presente dell'indicativo ha effettuato e aggiungendo il congiuntivo del verbo avere, che è abbia. Il congiuntivo viene utilizzato per esprimere dubbi, incertezze o opinioni soggettive, come nel caso di Mauro, che non è del tutto sicuro della prenotazione. Allora, questo quando si usa di nuovo? Quando si usa il congiuntivo si utilizza la forma congiuntiva del verbo, che può essere diversa della forma indicativa, e nel caso di effettuare la forma congiuntiva è abbia effettuato. Si forma prendendo la terza persona singolare. In questa parte esploreremo alcune regole grammaticali importanti della lingua italiana che potrebbero risultare un po' difficili. Cominciamo subito con la prima espressione, ok? Appena sei arrivata in Italia, hai perso la valigia. Sei arrivata. L'uso di sei arrivata in italiano potrebbe sembrare enigmatico a prima vista, specialmente quando lo traduciamo in inglese, dove arrivare significa to arrive. Potresti chiederti perché utilizziamo il verbo essere invece di avere, no? Semplifichiamo questo concetto grammaticale. Sebbene nei libri di grammatica si spieghi spesso con la distinzione tra verbi di movimento e non movimento, oltre a menzionare eccezioni come camminare, ballare, eccetera. Però l'idea centrale è molto semplice, ok? Il punto chiave è se possiamo aggiungere un complemento oggetto al verbo. Ok? Nel caso di avere,
possiamo aggiungere un complemento oggetto come in ho letto un libro. Qui un libro è il complemento oggetto, tuttavia con il verbo arrivare non possiamo aggiungere nessun complemento oggetto potenziale, no? Non possiamo dire ho arrivato qualcosa. Pertanto in termini grammaticali decidiamo se un verbo può reggere un complemento oggetto diretto o no. Potrai rilassarti, finalmente potrai rilassarti dopo tutto quello che è successo. Allora, qui potrai è come una finestra magica verso il futuro, ma per te, Chloe, quando qualcosa è nel futuro e riguarda proprio te, usiamo potrai in italiano, quindi vuol dire che in un momento speciale, dopo tutto quello che è successo, tu, Chloe, avrai la possibilità di rilassarti, cioè prenderti un momento di tranquillità e calma. È successo. Quando diciamo è successo in italiano, stiamo parlando di qualcosa che è accaduto o è avvenuto in passato. È come raccontare un evento o una situazione che è già capitata. La parola successo ha una radice simile a to succeed in inglese, no? Che significa avere successo in qualcosa o riuscire in un'impresa. Ma in italiano usiamo è successo per descrivere un fatto passato come se stessimo raccontando una storia e poiché non c'è un oggetto diretto coinvolto in questa situazione, usiamo il verbo essere. Poi la prossima espressione o punto grammaticale è sta cercando, ok? Il receptionist sta probabilmente cercando la tua prenotazione. Sta cercando, e in questa frase sta cercando è come il present continuous in inglese, che corrisponde a is searching or is looking for. E questo tempo verbale viene utilizzato per descrivere un'azione in corso di svolgimento nel momento in cui si parla. Qui il receptionist sta attualmente cercando la prenotazione della signora Chloe, ok? E l'uso del present continuous in italiano sottolinea che l'azione sta avvenendo in quel momento preciso, cercando un senso di dinamicità e impegno nell'azione. Differenza con l'inglese. In italiano il present continuous viene spesso espresso usando il verbo stare, ok? Seguito dal gerundio del verbo principale. Ad esempio, sta cercando corrisponde a is searching, no? Is looking for in inglese. La differenza principale è che in italiano il present continuous viene utilizzato in modo più limitato rispetto all'inglese, mentre in inglese è molto comune per descrivere azioni in corso. In italiano viene utilizzato principalmente per indicare azioni temporanee o in corso di svolgimento in quel momento specifico, ok? Altrimenti in italiano si preferisce spesso il presente semplice per descrivere azioni abituali o generali. Poi, aver prenotato. Lei è sicura di aver prenotato in questo hotel? Aver prenotato corrisponde a to have booked, ok? Have booked in inglese. Qui il verbo avere, cioè to have, è usato come ausiliare per formare il tempo composto con l'infinito passato prenotato. Il receptionist sta chiedendo a Chloe se è sicura di aver prenotato una camera in questo hotel.
e l'uso del tempo composto mostra che l'azione della prenotazione è avvenuta prima della nostra conversazione, ok? Allora, abbia effettuato la prenotazione. In questo contesto, Mauro sta esprimendo una supposizione o un'ipotesi riguardo all'azione della prenotazione dell'hotel e l'uso del congiuntivo abbia effettuato indica che Mauro non è completamente certo che l'azienda abbia effettivamente completato la prenotazione, ok? Il congiuntivo viene quindi utilizzato in questo caso perché l'azione della prenotazione è soggettiva e Mauro sta esprimendo una sua opinione o supposizione. E adesso non hai né una valigia, né un cane e né un letto dove dormire stanotte. In questa frase né è una particella che viene utilizzata per indicare una negazione multipla, viene utilizzata per elencare diverse cose o elementi che non sono presenti o disponibili. Nella frase specifica sta indicando che Chloe non ha alcune cose importanti. Quindi non hai né una valigia, cioè Chloe non ha una valigia, non hai né un cane, Chloe non ha un cane, non hai né un letto dove dormire stanotte. Chloe non ha un letto dove dormire, ok? Ne è seguito da una serie di elementi negati, separati da virgole, è simile all'uso di neither in inglese, ma in italiano ne è più comune e viene utilizzato in questo contesto per elencare più negazioni in modo conciso. Chi entra in hotel? Io e il mio collega Mauro. Chi è Mauro? Il mio collega. Quando hai perso la valigia? Appena sono arrivata in Italia. Ho perso la valigia appena sono arrivata in Italia. Chi ha perso la valigia? Io, Chloe. Io ho perso la valigia. Cosa hai perso? Ho perso la valigia. Chi ha perso il cane? Io, Chloe, ho perso il cane. Cosa ha trovato la polizia nel tuo zaino? La polizia ha trovato droga nel mio zaino. Chi ha trovato droga nel tuo zaino? La polizia. La polizia ha trovato droga nel mio zaino. Cosa potrei fare dopo tutto quello che è successo? Potrò rilassarmi dopo tutto quello che è successo. Cosa hai tu, cioè la signora Chloe Dayton? Ho una prenotazione. Chi ha una prenotazione dal 25 maggio fino al 31? Io, la signora Chloe Dayton. Ho
la prenotazione. Cosa sta facendo il receptionist? Sta controllando la prenotazione. Cosa sta il receptionist controllando? La mia prenotazione. Il receptionist sta controllando la mia prenotazione. Quanto tempo passa? Passa 1 minuto. Passano 2 minuti. Passano 5 minuti. Chi è sicuro di aver prenotato? Mauro. Mauro è sicuro. Tu capisci poco di quello che ha detto il receptionist? Sì, capisco poco di quello che ha detto il receptionist. La reazione di Mauro ti spaventa? Sì, la reazione di Mauro mi spaventa. Chi ha prenotato secondo Mauro? La segretaria ha prenotato secondo Mauro. Il receptionist vede la prenotazione? No, non la vede. Chi non ha trovato nessuna prenotazione? Il receptionist non ha trovato nessuna prenotazione. Cosa sta facendo Mauro? Mauro sta telefonando a qualcuno. Chi torna da te? Mauro torna da me. Chi ha dimenticato di confermare la prenotazione? La collega di Mauro, la segretaria, ha dimenticato di confermare la prenotazione. Cosa non hai? Non ho né una valigia, né un cane, né un letto dove dormire stanotte. Grazie mille per esservi uniti a me oggi e non dimenticate di mettere mi piace a questo video, iscrivervi al mio canale e condividerlo con altri appassionati di lingue. Alla prossima, ciao ciao!